A febbraio del 1943 si conclude la più grande e sanguinosa battaglia della Seconda Guerra Mondiale, decisiva per le sorti del conflitto. Lo scenario non è quello delle coste della Normandia e nemmeno quello del deserto nordafricano, ma le gelide steppe della Russia. Quando si parla della sconfitta di Hitler, gli anglo-americani, noi li chiamiamo alleati, rivendicano il loro maggior contributo che, per carità, è stato fondamentale, ma la realtà bellica vede l'Unione Sovietica ad essere stata certamente la forza maggiormente decisiva per la vittoria delle forze antinaziste. Nella tragica contabilità bellica, l'Unione Sovietica è il paese che conta il maggior numero di vittime. Tra civili e militari si parla di 20 o 25 milioni di morti, in base alle diverse fonti che si consultano. Anche la maggioranza dei soldati tedeschi, circa l'80%, muore sul fronte orientale, dove sono schierate i 3/4 delle truppe. Questi freddi dati statistici dimostrano che il principale teatro della guerra è l'Unione Sovietica, ma non ci dicono un'altra cosa. E cioè che Hitler non vuole solo conquistare il famoso spazio vitale a est della Germania, lui vuole proprio annientare l'Unione Sovietica, sterminando quel popolo di giudei e bolscevichi. Dopo un'avanzata che sembra quasi inarrestabile, l'esercito tedesco viene sconfitto a Stalingrado, ma quella di Stalingrado non è solo una battaglia, è stata una lotta epica che non sarà mai superata, almeno così dice Geoffrey Roberts nel 2002 nel suo libro Vittoria a Stalingrado. Sono mesi di combattimenti feroci e senza tregua, in una città che è diventata peggio dell'inferno. La strada non si misura più in metri, ma in cadaveri, scriverà sul suo diario un soldato tedesco. Ciao ragazzi, vi do il benvenuto nel nuovo studio di Vanilla. Il video sulla battaglia di Stalingrado l'avevamo girato ancora in quello precedente. Dai video scorsi avete visto che ci sono tante nuove divulgatrici, stiamo tentando di allargare il più possibile il progetto per dare voce a nuove persone, a nuove storie e a anche una nuova visione proprio della storia. Ma tutto questo non funziona se voi non cliccate sul tasto iscriviti, sul tasto abbonati, se non commentate, insomma se non date un riscontro ai nostri video con una vostra interazione. Quindi mi raccomando, qua sotto ci sono tutti i tasti, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate e condividete, iscrivetevi, insomma, sostenete questo nostro lavoro di divulgazione culturale, ne abbiamo davvero bisogno. Grazie mille a tutti e ora cominciamo. Il 23 agosto del 1939 la Germania di Hitler e l'Unione Sovietica di Stalin firmano il patto Molotov-Ribbentrop, un trattato di non aggressione con scadenza decennale. Quindi, in teoria, i due paesi si impegnano reciprocamente a non farsi la guerra e anche a non sostenere eventuali aggressioni messe in atto da altri paesi. Hitler, in realtà, ha già in mente di andarsi a prendere gli immensi territori che si estendono a est della Germania. Lo scrive nel Mein Kampf già nel 1924, ma quando stipula il trattato con l'Unione Sovietica ha buone ragioni per farlo. Sta per invadere la Polonia e quel patto gli garantisce che Stalin non interverrà, anche perché l'Unione Sovietica si prenderà la parte orientale della Polonia. Poi però i due stati si accusano a vicenda di non aver rispettato il patto per varie annessioni non concordate. E così nel 1940 Hitler decide di attaccare l'Unione Sovietica, perché sintetizzando molto ha bisogno del petrolio del Caucaso e del grano dell'Ucraina ed è anche convinto che, una volta sconfitta l'Unione Sovietica, la Gran Bretagna si sarebbe arresa e gli Stati Uniti avrebbero abbandonato l'Europa continentale al suo destino. Inizia così l'operazione Barbarossa. Il 22 giugno 1941 l'esercito tedesco, supportato anche dalla Romania, dall'Ungheria e dall'Italia, invade l'Unione Sovietica aprendo un fronte lungo circa 3.000 km e mette in campo oltre 3 milioni di uomini. Nei mesi precedenti tutto quello spostamento di truppe e mezzi corazzati lungo il confine viene segnalato a Stalin dai servizi segreti. Anche Stati Uniti e Gran Bretagna informano i sovietici di un imminente attacco dei tedeschi, ma Stalin non ne tiene conto perché è convinto che Hitler non voglia aprire un nuovo fronte di guerra prima di aver chiuso quello a Occidente. Lui conta proprio su questo perché sa che in quel momento l'Armata Rossa non è in grado di affrontare la fortissima Wehrmacht, ha bisogno di tempo e quindi cerca di non provocare Hitler con comunicati ostili. Anzi, il 14 giugno l'agenzia di stampa TASS scrive che le voci sull'intenzione tedesca di rompere il patto e attaccare l'Unione Sovietica sono prive di qualsiasi fondamento.
Dal canto suo Hitler è convinto di conquistare l'Unione Sovietica in 10 settimane, con una guerra lampo, seguendo 3 direttrici. A nord verso Leningrado, al centro verso Mosca, a sud verso l'Ucraina e il Caucaso. Ma le cose non vanno come aveva sperato. Anche se le truppe tedesche avanzano inesorabilmente, i sovietici non smettono mai di opporre resistenza, perché il deliberato e massiccio sterminio dei civili, secondo il principio di annientamento, provoca l'adesione dell'intera popolazione alla lotta contro i tedeschi, in quella che viene chiamata appunto in Russia Grande Guerra Patriottica. Stalin non parla più di Unione Sovietica e comunismo, ma di Russia e madrepatria, si appella al sentimento nazionalista del suo paese. E così i tempi si allungano e inesorabilmente avanza l'inverno, che consente all'Armata Rossa di mettere in atto una guerra di logoramento. Un tipo di guerra che i tedeschi non sono abituati ad affrontare e non sono nemmeno equipaggiati per farlo. Giusto per fare un esempio, non hanno nemmeno le divise invernali, perché la guerra sarebbe dovuta finire prima. Nell'estate del 1942 la Wehrmacht riprende l'avanzata. Per poter continuare la guerra occorre impadronirsi al più presto dei pozzi petroliferi del Caucaso e così Hitler rinuncia ad attaccare Mosca e si concentra su questo obiettivo. Delle 6 armate destinate a questo fronte, 2 avanzano verso la zona petrolifera, 2 verso il fiume Volga, altre 2 più a sud, verso il fiume Don, in una manovra di accerchiamento delle forze russe. L'offensiva tedesca, iniziata il 28 giugno, prende alla sprovvista l'Armata Rossa, concentrata nella difesa di Mosca. Il 23 luglio Hitler decide, intanto che c'è, di occupare Stalingrado, un obiettivo non previsto nei piani iniziali. Che motivi ha? Innanzitutto in città ci sono industrie che producono armamenti e in secondo luogo, quello è il punto migliore per bloccare il Volga, cruciale per i collegamenti con la Russia centrale. E poi catturare la città di Stalin sarebbe stata una soddisfazione senza paragoni e un colpo inferto al morale dei sovietici. È così che si arriva alla più sanguinosa e feroce battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Hitler è convinto di prendere Stalingrado perché, come sempre, è sicuro della sua superiorità e sottovaluta le forze sovietiche. All'inizio sembra aver ragione perché i tedeschi avanzano senza troppa difficoltà, anche grazie al supporto di italiani, ungheresi e romeni che li proteggono da nord. Ad agosto, finalmente, Stalin prende atto della situazione e ordina di organizzare la difesa di Stalingrado, che sorge sul lato ovest del Volga. I sovietici controllano anche la riva opposta del fiume, cosa che consente l'arrivo di rifornimenti. Tra una battaglia e l'altra, tra attacchi e disperate difese, l'avanzata tedesca verso Stalingrado prosegue. Alla fine di agosto, la Sesta Armata, il fiore all'occhiello della Wehrmacht, arriva a pochi chilometri da Stalingrado, subito dopo che la 62esima e la 64esima armata russa si sono asserragliate in città. Intanto arriva da sud la quarta armata corazzata tedesca. A questo punto bisogna spendere 2 parole sui 2 principali protagonisti delle opposte forze in campo. Da una parte c'è il generale Friedrich Paulus che comanda la Sesta Armata, dall'altra c'è Vassili Chuikov che comanda la 62esima armata sovietica, quella che difende strenuamente Stalingrado dall'interno. Paulus ha fatto una brillante carriera nell'esercito perché ha innegabili doti organizzative, tattiche, diplomatiche e strategiche. E poi è efficiente, coscienzioso e soprattutto non discute gli ordini ricevuti. È un po' meno esperto sul campo perché non ha mai comandato un'armata in battaglia, eppure viene nominato comandante della Sesta Armata, agli ordini del feldmaresciallo von Rundstedt. Paulus non è un fanatico nazista, malgrado la personale amicizia con Hitler. È semplicemente un soldato freddo e disciplinato che dirige le operazioni di guerra dal quartier generale e si fa vedere di rado in prima linea. In questo è molto diverso dal suo antagonista russo. Quando Chuikov arriva al fronte del Volga nel 1942, non sa quasi nulla delle tattiche tedesche, ma inizia a studiarle e capisce l'importanza della Luftwaffe nelle prime fasi degli attacchi dei nemici. L'11 settembre prende il comando della 62esima armata, al posto del generale Lopatin, appena destituito. Quando accetta l'incarico, giura di non lasciare la città, noi terremo Stalingrado o vi moriremo, e mantiene la sua promessa.
Lui è determinato, magari anche spietato contro i disertori, ma è un soldato fra i soldati, sempre in prima linea. Zhukov si inventa la battaglia urbana, un tipo di combattimento sconosciuto ai tedeschi che sfiancherà la Sesta Armata, prima della disfatta totale. Il 19 agosto Paulus è pronto a conquistare Stalingrado. La sua tattica è semplice, da manuale. L'armata avanza da ovest verso est per costringere i sovietici a retrocedere verso il Volga, mentre forze corazzate isolano la città a nord e a sud. Il generale vuole arrivare al fiume in più punti, in modo da dividere in settori la città per smembrare le truppe nemiche in gruppi isolati. Paulus, che si confronta personalmente con Hitler a Vinnytsia in Ucraina, prevede di conquistare la città in 10 giorni. Il generale probabilmente conta anche su un crollo morale dei sovietici, che però non avviene. Il 23 agosto la Luftwaffe tedesca inizia il più grande bombardamento mai visto sul fronte orientale. 1000 tonnellate di bombe distruggono quasi completamente Stalingrado, mentre l'aeronautica sovietica viene annientata. Intanto i tedeschi si avvicinano al Volga e arrivano nella zona nord di Stalingrado, dove c'è una fabbrica di trattori che ha iniziato a produrre carri armati. A difendere quel settore c'è il 1077° Reggimento Antiaereo, dove si sono arruolate volontarie molte ragazze. Queste donne, poi premiate per la loro straordinaria fermezza ed eroismo, resistono per 2 giorni al fuoco incessante dei tedeschi. Insomma, i sovietici non si arrendono e i tedeschi non riescono a capire perché. Un ufficiale scrive in una lettera: abbiamo il supporto costante dei nostri aerei e della nostra artiglieria. Stiamo combattendo come pazzi, ma non possiamo raggiungere il fiume. L'intera guerra per la Francia è stata più breve della lotta per una fabbrica del Volga. Dobbiamo trovarci di fronte a squadre suicide. Hanno semplicemente deciso di combattere fino all'ultimo soldato. Questo sfogo descrive bene cos'è stata la battaglia di Stalingrado, in particolare quando inizia la conquista dell'area urbana il 13 settembre. D'altronde, il 28 luglio, Stalin aveva emanato l'ordine 227 che imponeva non un passo indietro, rivolto agli alti ranghi militari. I comandanti che si ritiravano senza autorizzazione finivano alla corte marziale e quindi potevano essere condannati a morte o destinati ai battaglioni penali. Durante la battaglia di Stalingrado ci sono stati migliaia di arresti e fucilazioni per diserzione, ma questo non toglie nulla all'eroica resistenza di soldati civili decisi a difendere fino all'ultimo uomo e donna la città. Stalingrado è senza dubbio cruciale per la difesa sovietica perché ci sono almeno 3 fabbriche indispensabili per la guerra e poi perché si trova al centro del sistema di comunicazioni e traffico delle merci. L'area urbana lungo il Volga copre una trentina di chilometri, mentre le zone periferiche occupano altri 20 chilometri. In città non ci sono ponti che colleghino le 2 sponde del fiume, distanti da 1 a 2 chilometri, mentre il paesaggio è movimentato da diverse colline. Subito a sud dell'area industriale, in parte occupata dai tedeschi, si alza la collina Mamaev Kurgan, dove è sepolto il corpo di un Khan tartaro. Al di là di questo, la collina ha un valore strategico fondamentale. Scendendo ancora verso sud si trova il centro della città e poi, al di là di un affluente del Volga, la parte vecchia dell'abitato, dove c'è anche un silo di grano. Gli altri obiettivi importanti sono le 2 stazioni ferroviarie e l'approdo sul fiume. I sovietici hanno approntato in fretta e furia delle linee di fortificazione all'esterno della città, che però non riescono a fermare l'avanzata tedesca. Stalingrado, per ordine di Stalin, non è stata evacuata e i suoi 400.000 abitanti sono tutti lì. Solo dopo i primi devastanti bombardamenti aerei a fine agosto, i civili sono autorizzati ad abbandonare la città sotto il fuoco tedesco. Ma non tutti se ne vanno. Ben 75.000 persone decidono di rimanere a difendere Stalingrado. Zhukov, che aveva studiato le tattiche tedesche, decide di contrastare i loro attacchi ordinando alle sue truppe di avvicinarsi il più possibile a quelle nemiche per impedire i micidiali bombardamenti della Luftwaffe. Inizia la guerra urbana. Il 13 settembre i tedeschi attaccano la collina di Mamaev Kurgan, la stazione centrale 1, e cercano di raggiungere il principale approdo sul Volga.
L'offensiva sembra funzionare, ma dall'alta riva del Volga arrivano i rinforzi sovietici e dopo qualche giorno i due eserciti hanno subito più o meno le stesse perdite. Un tenente tedesco la descrive così: Stalingrado non è più una città. Di giorno è un'enorme nuvola di fumo ardente e accecante, è una vasta fornace illuminata dal riflesso delle fiamme, e di notte è ancora peggio. Gli animali fuggono da questo inferno, le pietre più dure non lo sopportano a lungo, solo gli uomini resistono. In un alternarsi di attacchi e contrattacchi, i sovietici riprendono e riperdono posizioni. La collina Mamaev Kurgan viene liberata e riconquistata più volte, senza mai arrendersi. Oltre ai soldati, combattono le milizie operaie con mezzi di fortuna, costruiscono carri armati con pezzi trovati nella fabbrica di trattori e usano le pale come asce da guerra. E combattono anche molte donne, nella contraerea o come infermiere e addette alla comunicazione radio, ma anche in prima linea, alle mitragliatrici o come cecchine. La battaglia viene combattuta casa per casa, stanza per stanza, tra gli scheletri degli edifici distrutti dai bombardamenti. I sovietici non danno tregua ai tedeschi nemmeno di notte. Ogni singolo metro di edificio in rovina è disperatamente conteso. Di giorno i tedeschi se ne impadroniscono e di notte i sovietici rientrano dal tetto o dalle cantine e lo riprendono. In estenuanti combattimenti, corpo a corpo. Non è l'inferno, è 10 volte peggio, dicono i soldati sovietici. Gli edifici distrutti si trasformano in fortezze da difendere fino alla morte. I tedeschi, che non sono abituati a questo tipo di battaglie, parlano di guerra dei topi, con tono sprezzante, ma intanto ne subiscono le conseguenze. Alla fine di settembre, nonostante l'eroica resistenza sovietica, la bandiera del Reich sventola sulla piazza rossa di Stalingrado. Questo non significa però che i tedeschi abbiano vinto, anzi, sono allo stremo. Anche il generale Paulus non ce la fa più e si vede da un tic nervoso all'occhio sempre più accentuato e da una gastroenterite di origine psicosomatica che non guarisce mai. Il 14 ottobre i tedeschi riescono ad attaccare le 3 fabbriche dell'area industriale, nello scontro più sanguinoso di tutta quella sanguinosa battaglia. Si combatte, almeno così dicono le testimonianze, per un'officina o per mezza officina o per la fine di un tubo di scarico. Anche Chuikov rischia di morire nell'incendio di alcuni depositi di benzina. Alla fine i tedeschi riescono ad arrivare sulla riva del Volga e ottengono il risultato voluto: dividere le truppe sovietiche, che però resistono ancora. Alla fine di ottobre il 90% della città è in mano alla Wehrmacht, ma Stalingrado non è ancora vinta. Hitler però si mostra sicuro del risultato finale e l'8 novembre 1942, nel discorso per l'anniversario del putsch di Monaco, dice: «Volevo raggiungere il Volga in un punto preciso, in una determinata città. Il caso vuole che porti il nome di Stalin. Stalingrado costituisce un centro di primissima importanza. Volevo prenderlo e perché siamo modesti vi dico che l'abbiamo preso». L'11 novembre Paulus sferra quello che doveva essere l'attacco finale alle stremate forze sovietiche, in difficoltà anche a causa del ghiaccio che rende difficili i collegamenti fra le 2 sponde del Volga. Sembra davvero che i tedeschi abbiano finalmente la vittoria in tasca, ma 3 sacche di resistenza, isolate fra loro, continuano a combattere per le poche centinaia di metri che ancora occupano. È una resistenza folle e suicida? Oppure quegli uomini hanno una speranza? Ce l'hanno e ha un nome: Operazione Urano. Prima di parlarne però vale la pena raccontare qualche episodio della guerra urbana, perché è da lì che si può capire cosa sia stata davvero la battaglia di Stalingrado. Il silo per il grano che si erge nella zona meridionale della città è una postazione importante, perché da lì si domina tutta l'area sud di Stalingrado. Il 15 settembre, con i tedeschi che avanzano e riescono a dividere le truppe sovietiche, 50 soldati si barricano nella torre laterale del silo. Dopo 2 giorni di combattimenti sono ridotti a 30, ma arrivano 18 uomini della fanteria speciale con mitragliatrici e fucili anticarro. Si preparano all'assedio. Il 18 settembre il silo subisce 10 attacchi, ma resiste. I colpi dell'artiglieria tedesca danno fuoco al grano, mentre i difensori del silo sono quasi senza acqua e a corto di munizioni, ma di arrendersi non se ne parla.
Il 21 settembre i tedeschi riescono a entrare e comincia la lotta piano per piano, in un fumo denso che non fa respirare e non fa vedere, tanto che si spara ai rumori. I tedeschi sono traumatizzati, non sono abituati a battaglie di quel tipo. Scrive un sottufficiale tedesco: l'elevatore del grano non è occupato da uomini, ma da diavoli che nessuna fiamma o proiettile può distruggere. Ovunque guardi c'è fuoco e fiamme. Il 23 settembre i tedeschi conquistano il Silo, ma quando all'interno trovano solo 40 soldati sovietici non possono crederci. Come hanno fatto in così pochi a resistere tanto ferocemente? Ecco, la battaglia per il Silo di grano è un assaggio di quello che avverrà a Stalingrado nei 2 mesi seguenti. Vassili Zaitsev, arruolato nella marina sovietica, a giugno del 1941 si offre volontario per combattere in prima linea con l'Armata Rossa. Il 22 settembre lo mandano a Stalingrado, nella divisione fucilieri della 62esima Armata. Lui è un tiratore scelto, un cecchino, che ha imparato a sparare andando a caccia di renne e lupi nei boschi degli Urali. Ma a Stalingrado non ci sono alberi e prati verdi, solo macerie dove nascondersi e appostarsi per mirare verso il nemico. I cecchini non sono combattenti solitari, ma agiscono secondo una tattica precisa, in collaborazione con altri tiratori scelti. Zaitsev uccide un numero incredibile di nemici, 225 tedeschi, prima di essere ferito agli occhi al gennaio del 1943. Intorno a lui è nata una sorta di leggenda messa in giro dal generale Chuikov. I tedeschi hanno mandato a Stalingrado un certo maggiore Erwin Koenig, direttore di una scuola di cecchini della Wehrmacht, proprio per eliminare Zaitsev. E invece Zaitsev uccide Koenig dopo 3 giorni di duello a distanza. In realtà non esistono prove a sostegno di questo racconto. Non esistono prove neppure della reale esistenza di Koenig, che non compare negli archivi della Wehrmacht. La storia del duello sarebbe quindi tutta un frutto della propaganda, ma questo non toglie nulla al valore di Zaitsev, che diventa un simbolo del patriottismo sovietico. Perché lì dove gli uomini stanno vivendo l'apocalisse, Zaitsev dimostra che si può continuare a lottare anche quando le forze in campo sono del tutto squilibrate. A febbraio del 1943 Zaitsev viene decorato come eroe dell'Unione Sovietica, la maggiore onorificenza dello Stato. Oggi è sepolto nella collina di Mamaev Kurgan, luogo simbolo della battaglia di Stalingrado. La casa di Pavlov è una delle fortezze di Stalingrado, quella che dà più filo da torcere ai tedeschi. In realtà negli ultimi anni l'importanza della resistenza a casa Pavlov è stata un po' ridimensionata dagli storici, ma anche in questo caso rimane il fatto che lì pochi uomini difendono la posizione fino all'ultimo proiettile e all'ultimo uomo. Prima dell'inferno, quella che sarà chiamata Casa Pavlov è un edificio residenziale di 4 piani, vicino al Volga. Si affaccia sulla piazza 9 gennaio, nel centro della città, e ha una visuale libera su 3 lati per circa 1 chilometro. Il 22 settembre il sergente Yakov Pavlov riceve l'ordine di fare una ricognizione nell'edificio. Lui prende con sé 3 soldati e, coperto dal fuoco del suo reggimento, riesce ad arrivare nella casa. Mentre la perlustrano, trovano dei soldati tedeschi che riescono a scacciare. Altre fonti parlano di un plotone di 30 uomini guidato da Pavlov che attacca l'edificio e riesce a conquistarlo il 26 settembre a caro prezzo. Solo 4 dei 30 soldati sopravvivono alla battaglia. Comunque siano andate le cose, l'edificio viene trasformato in una fortezza con rotoli di filo spinato intorno, mine antiuomo sistemate nei punti d'accesso alla piazza, oltre che mitragliatrici posizionate nelle finestre e un fucile anticarro sul tetto. Arrivano anche altri soldati per mantenere il possesso della fortezza, grazie a una trincea scavata verso le postazioni sovietiche. I tedeschi cercano di riprendersi quell'edificio in ogni modo, con attacchi che si susseguono di giorno e di notte, ma non ci riescono. I soldati di Pavlov e alcuni civili nascosti nel seminterrato resistono anche a un massiccio attacco di carri armati che disintegra uno dei muri perimetrali dell'edificio. Resistono fino al 25 novembre, quando vengono liberati dall'avanzata dell'Armata Rossa. Gli uomini di Pavlov, che in realtà rispondono agli ordini del tenente Ivan Afanasiev, hanno ucciso più tedeschi di quanti ne sono caduti nella presa di Parigi
almeno secondo il generale Zhukov. Ma chi sono quegli uomini? Gli archivi di Stato sovietici ci restituiscono i nomi di 24 uomini di 9 nazionalità diverse: russi, ucraini, uzbeki, kazaki, georgiani, un tartaro, un tagiko, tutti riuniti fra le macerie di un edificio di Stalingrado. Soldati che magari fanno fatica a comprendersi, ma che lottano insieme contro un nemico comune. E ora approfondiamo la mossa di grande portata, l'operazione Urano. A metà novembre a Stalingrado le truppe tedesche e sovietiche sono stremate. Una condizione nota sia a Hitler sia a Stalin. Il 17 novembre il Führer manda un messaggio a Paulus: conosco le difficoltà della battaglia di Stalingrado, ma le condizioni per i russi sono ancora più difficili. Mi aspetto perciò che il comando e le truppe facciano un ultimo sforzo. Stalin, dal canto suo, sa che la città non può resistere che pochi giorni. Deve farlo fino al 19 novembre, il giorno stabilito per l'inizio della controffensiva. Gli ordini che arrivano a Paulus quel 19 novembre sono tanto inaspettati quanto sorprendenti. Deve sospendere gli attacchi dentro Stalingrado e inviare le sue truppe mobili verso il Don. Ma perché? Per capirlo bisogna tornare indietro al mese di agosto. Tra il 12 e il 17 si incontrano a Mosca Stalin e Winston Churchill, primo ministro britannico. Churchill porta notizie infauste. L'Europa occidentale non è pronta per aprire un nuovo fronte di guerra e non sa nemmeno quando questo avverrà. I sovietici devono resistere da soli. Con questa certezza, i generali Georgi Zhukov e Alexandr Vasilevsky preparano un piano di contrattacco che presentano a Stalin il 13 settembre. In sostanza devono accerchiare i tedeschi con una manovra a tenaglia su un territorio molto ampio per intrapporare le forze dell'asse tra il Volga e il Don. Stalin, che non è convinto, dopo molte scelte personali sbagliate, decide finalmente di dare ascolto ai suoi generali e approva una serie di operazioni che avrebbero dovuto portare alla disfatta tedesca in diversi settori del fronte. Per Stalingrado è prevista l'operazione Urano, che Zhukov promette di far partire entro 45 giorni, e invece occorrono 2 mesi. Per questo chi sta combattendo a Stalingrado non si arrende, anche quando la situazione è molto più che disperata. Quei 2 mesi servono all'Armata Rossa per riorganizzarsi e riarmarsi massicciamente, anche con nuovi aerei, e riesce a farlo in gran segreto. Dall'altra parte c'è Hitler, che non si fida dei suoi generali e vuole decidere da solo. L'ordine è resistere, non arretrare di un passo. Ma hanno anche un peso le convinzioni degli alti comandi militari, che non ritengono realistica la possibilità di una controffensiva sovietica, e quand'anche ci fosse stata, Göring assicura che la Luftwaffe sarebbe riuscita a fermarla. Per di più Hitler ha già cantato vittoria per Stalingrado e non può certo far ritirare la Sesta Armata, cosa che Paulus gli chiede più volte, rimediando sempre un netto rifiuto. D'altronde i rapporti dell'intelligence rassicurano Hitler. I sovietici non sono in grado di contrattaccare su larga scala, al massimo possono tentare un'offensiva nell'area centrale del fronte, quella di Mosca. Quando manca una settimana all'attacco, finalmente il comandante dei servizi segreti tedeschi si accorge che molte truppe sovietiche si stanno concentrando sul Don, là dove ci sono le forze romene. Scatta l'allarme e Hitler comprende che deve prepararsi a una difficilissima campagna invernale, tutta indifesa. Il 16 dicembre, con l'operazione Piccolo Saturno, i sovietici attaccano il fronte sul Don, dove sono schierati principalmente le divisioni italiane Cosseria e Ravenna, che si difendono bene, ma dopo 3 giorni sono costrette alla ritirata. L'operazione Urano inizia il 19 novembre, alle 7:20 di mattina, prima a nord e poi a sud di Stalingrado. I sovietici hanno la meglio sulle truppe romeno-tedesche e il 23 novembre chiudono la tenaglia a Kalach. La Sesta Armata e la Quarta Armata tedesche sono intrappolate nel Kessel, il calderone, la sacca di Stalingrado. Ci sono anche romeni, croati e 79 italiani. La situazione è ora completamente ribaltata. Di fronte alle 2 alternative, resistere o ripiegare, Hitler non ha dubbi. Bisogna resistere e tenere in mano quella che lui chiama la fortezza di Stalingrado. Prima o poi sarebbero arrivate delle truppe in soccorso, dirottate da altri fronti, e nel frattempo la Luftwaffe avrebbe garantito un ponte aereo per i rifornimenti.
Così dice Göring e Hitler gli crede. Anche il feldmaresciallo Erich von Manstein, che riceve l'incarico di liberare la Sesta Armata aprendosi in un corridoio tra le truppe sovietiche, sembra ottimista, almeno all'inizio. Il 18 dicembre è a 48 km da Stalingrado, ma più in là di lì non riesce a spingersi. Prega Hitler di autorizzare Paulus a unirsi a lui, ma il Führer ostinatamente nega il permesso e comunque la Sesta Armata non ha carburante sufficiente. Il 23 dicembre Manstein ripiega, i tedeschi intrappolati nel Kessel non hanno più speranze. La radio russa ha annunciato la disfatta di von Manstein, davanti a noi c'è solo la morte o la prigionia, scrive sul suo diario un soldato tedesco che poi morirà. Il giorno di Natale Radio Mosca inizia a trasmettere un martellante messaggio rivolto agli uomini intrappolati nel Kessel. Mentre si sente il ticchettio di un orologio, una voce avverte: ogni 7 secondi un soldato tedesco muore in Russia. Stalingrado è una fossa comune. Il 7 gennaio del 1943 i sovietici offrono ai tedeschi la possibilità di arrendersi, garantendo per la vita dei prigionieri. Paulus chiede l'autorizzazione di Hitler, che però non ne vuol sentir parlare perché ogni giorno che l'esercito resiste più a lungo aiuta l'intero fronte e allontana da esso le divisioni russe. Ancora una volta Paulus obbedisce, senza protestare. Il 10 gennaio i sovietici scatenano l'offensiva finale, usando tutti i mezzi a loro disposizione. I tedeschi resistono nonostante la fame e le poche munizioni. In una sorta di teatro ribaltato, adesso sono loro a fare una guerra urbana, che però non ha speranza, perché non possono ricevere più rifornimenti da nessuno. Il 22 gennaio i sovietici rinnovano l'offerta di resa e di nuovo Paulus chiede il permesso di Hitler e gli dice chiaro e tondo che non ha più né cibo né munizioni. Ma Hitler ancora si oppone. Tra messaggi radio disperati da Stalingrado e proclami che incitano alla lotta da Berlino, si arriva al 30 gennaio. Göring pensa di spronare gli uomini della Sesta Armata paragonandoli agli Spartani delle Termopili. Hitler promuove molti ufficiali e Paulus riceve il grado di feldmaresciallo. Perché? Perché nessun feldmaresciallo tedesco si è mai arreso. Il messaggio è chiaro: piuttosto che firmare la resa, Paulus deve suicidarsi. E Paulus invece non si suicida, ma nemmeno firma la resa. Il 2 febbraio i tedeschi smettono di resistere. Circa 90.000 soldati vengono fatti prigionieri e solo 5.000 di loro torneranno in Germania alla fine della guerra. Il triste conteggio dei morti è difficilissimo e varia a seconda delle fonti, da 1 a 3 milioni fra militari e civili. Ma tutte queste vittime sembrano passare in secondo piano rispetto al valore simbolico della vittoria sovietica, che mette fine al mito dell'invincibilità della Wehrmacht. Non è la fine della guerra sul fronte orientale, ma è l'inizio della fine per i tedeschi, il punto di svolta della seconda guerra mondiale. Il generale Zhukov, che non è certo un sentimentale, saluta così Stalingrado. Addio Volga, addio città torturata e devastata. Vi rivedremo mai più e come sarete? Addio amici nostri, giacete in pace, nella terra intrisa del sangue del nostro popolo. Stiamo andando a ovest e il nostro dovere è vendicare la vostra morte. E infatti lui, Zhukov, non si fermerà più fino a quando non arriverà a Berlino 2 anni dopo. Il generale, 2 volte eroe dell'Unione Sovietica, riposa nella collina di Mamaev Kurgan, in una città che oggi si chiama Volgograd. Stalingrado rimane solo nella toponomastica di alcune città italiane, una delle più famose è Bologna, che forse non vogliono onorare il dittatore sovietico, ma quella battaglia che ha deciso le sorti della Seconda Guerra Mondiale.